Il tempo è uno dei fattori chiave nella trasmissione del sapere da parte dei musei. Ma come proteggere i dipinti originali dall'inesorabile scorrere degli anni? Stampa 3D e intelligenza artificiale sembrerebbero essere la risposta, insieme per creare realistiche copie di capolavori d'arte. Si tratta di Repaint, il progetto innovativo realizzato dall'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, conosciuto nel mondo con l'acronimo di MIT e dalla National Science Foundation. Scopriamo di cosa si tratta. L'intelligenza artificiale sembra ormai prendere piede in ogni settore, compreso quello dell'arte. Non è passato molto tempo da quando un'opera creata con l'intelligenza artificiale ha raggiunto una cifra da capogiro nell'asta di Christie's a New York, ben $432.000. E nonostante lo scetticismo di molti, l'intelligenza artificiale continua a essere una tecnologia che trova sempre più impegno nel mondo dell'arte. A utilizzarla ci hanno pensato i ricercatori del laboratorio di informatica e intelligenza artificiale del MIT, con lo scopo di salvaguardare e conservare i grandi capolavori. Come lo fanno? Realizzando delle copie estremamente realistiche, indipendentemente dalle diverse condizioni di illuminazione o posizionamento. Il valore dell'arte è aumentato rapidamente negli ultimi anni e c'è una tendenza crescente a lasciarlo al sicuro nei magazzini, lontano dagli occhi del pubblico. Questo lo spiega l'ingegnere meccanico Mike Fauchet, uno dei creatori di questo progetto Repaint. Stiamo costruendo la tecnologia per invertire questa tendenza e creare riproduzioni poco costose e accurate che possano essere apprezzate da tutti. Per testare l'efficienza del binomio stampa 3D più intelligenza artificiale, il team di ricercatori ha fatto riprodurre da un artista una serie di dipinti a olio dei grandi maestri. La maggiore problematica riscontrata riguardava la creazione delle esatte sfumature di colore che sono quasi uniche sulla superficie delle opere, mentre con le stampanti 2D comunemente utilizzate in questo caso hanno un set fisso di soli 4 inchiostri, ciano, magenta, giallo e nero. Con Repaint sono state utilizzate due tecniche, una chiamata colocontorni e dall'altra detta retinatura. La prima ha previsto l'utilizzo di ben 10 inchiostri trasparenti, sottilissimi, impilati uno sull'altro, consentendo così di ricreare l'esatta sfumatura dei colori per renderli il più possibile fedeli agli originali. La seconda, proprio come avviene in molti processi di stampa bidimensionale, crea un'immagine mescolando minuscoli punti colorati di dimensioni differenti per simulare le varianti e diverse gradazioni di colore. In seconda battuta entra finalmente l'intelligenza artificiale. Quando il team, per gestire la scelta delle tonalità da utilizzare e la loro disposizione nelle specifiche aree del dipinto, a destra un modello di machine learning, in grado di selezionare ogni volta inchiostri più idonei alla riproduzione. Il modello acquista la capacità di selezionare i colori e, incamerato un numero consistente di immagini, è stato in grado di determinare colori e aree specifiche di utilizzo sulla superficie della tela. Ma prima di poter riprodurre la luminosità della notte stellata di Van Gogh ci sono dei miglioramenti da apportare. La gamma di colori non deve essere ampliata, le dimensioni devono essere aumentate, oggi ferme a stampe grandi quanto un biglietto da visita, quindi circa 8x5 cm. Inoltre dovrà essere elaborato un algoritmo che permetta di realizzare dettagli migliori tenendo conto degli aspetti come la tessitura della tela o ancora i riflessi oppure le superfici differenti, così da ottenere delle finiture lucide, opache o addirittura materiche. Non sappiamo ancora se il progetto Repaint potrà realmente aiutare il mondo dell'arte a salvaguardare i grandi capolavori dal passare del tempo, ma sicuramente è un ottimo inizio.